Lezione 1. Il declino del settore manifatturiero. Ciao Anna, ho visto le fabbriche chiuse e le catene di montaggio bloccate ad Anderson, Indiana e su Teate, California. È abbastanza sorprendente, non è vero? Lo è davvero, John. Queste immagini riflettono cambiamenti significativi nel panorama manifatturiero americano. Cosa pensi abbia causato questo declino? Credo che la globalizzazione abbia giocato un ruolo importante. Molte aziende hanno spostato la produzione all'estero per ridurre i costi. Come ti senti rispetto a questo cambiamento? Sebbene possa essere economicamente vantaggioso per le aziende, spesso si traduce in perdite di posti di lavoro nelle comunità locali. Che impatto ritieni possa avere sui lavoratori? Crea un senso di incertezza e frustrazione, soprattutto per chi ha dedicato la propria vita a questi lavori. Avete notato sforzi per rivitalizzare queste aree? Sì, alcune comunità hanno avviato programmi per attirare nuove imprese. È un passo verso la ripresa. Cos'altro pensi che si possa fare? Investire in programmi di istruzione e riqualificazione potrebbe aiutare i lavoratori a passare a nuove industrie. Pensi che sarebbe efficace? Assolutamente. Dotare le persone di nuove competenze è essenziale per adattarsi a un mercato del lavoro in evoluzione. Quali settori ritieni promettenti per il futuro? La tecnologia e le energie rinnovabili sembrano essere settori in crescita. Offrono opportunità di innovazione e sostenibilità. Come vede il futuro della produzione? Lezione 2. Espandere gli orizzonti aziendali. Ciao Anna, hai considerato che dovremmo pensare ad espanderci all'estero? Ciò potrebbe aumentare significativamente le nostre vendite. È un'idea interessante, John. Quali mercati pensi che dovremmo puntare per primi? Ritengo che i mercati emergenti in Asia e Africa presentino grandi opportunità. Hanno classi medie in crescita desiderose di nuovi prodotti. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. Dobbiamo però considerare anche le differenze culturali e adattare di conseguenza le nostre strategie. Come proponi di affrontare la questione? Condurre ricerche di mercato approfondite è essenziale. Comprendere le preferenze dei consumatori ci aiuterà a personalizzare le nostre offerte. Hai esperienza con i mercati internazionali? Ho lavorato su alcuni progetti che coinvolgono clienti internazionali. Mi ha insegnato l'importanza di una comunicazione efficace e della sensibilità culturale. Quali sfide prevedete in questa espansione? Orientarsi tra le normative e politiche commerciali può essere complesso. Dobbiamo essere ben informati per evitare potenziali insidie. Come possiamo garantire la conformità? La consulenza con esperti legali e partner locali potrebbe guidarci attraverso le normative. È fondamentale prendere decisioni informate. Cosa pensi della logistica? Stabilire catene di approvvigionamento affidabili è vitale. Dobbiamo garantire consegne puntuali riducendo al minimo i costi. È un atto di equilibrio, non è vero? Lezione 3. Osservare il cambiamento nel tempo. Buongiorno Anna, per le persone che hanno vissuto tutto questo periodo i cambiamenti sono sembrati piuttosto notevoli, non è vero? Assolutamente, Giovanni. Il ritmo del cambiamento nella tecnologia e nella società è sorprendente. Quali cambiamenti specifici ti colpiscono? L'avvento della comunicazione digitale ha trasformato il modo in cui ci connettiamo. È difficile immaginare la vita senza smartphone e social media. E tu? Trovo notevole lo spostamento verso la sostenibilità e la consapevolezza ambientale. Le persone stanno diventando sempre più consapevoli del loro impatto sul pianeta.
È vero, è stimolante vedere individui e aziende adottare pratiche ecocompatibili. Pensi che questa tendenza continuerà? Credo di sì. Man mano che il cambiamento climatico diventa più pressante, la consapevolezza guiderà ulteriori cambiamenti nei comportamenti e nelle politiche. Quali altri ambiti pensi che si evolveranno? Anche il mercato del lavoro sta cambiando con maggiore enfasi sul lavoro a distanza e gli orari flessibili. Sta cambiando il modo in cui vediamo l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Sì, e ciò potrebbe portare a una forza lavoro più soddisfatta. È interessante vedere come questi cambiamenti influenzano la nostra vita quotidiana. Cosa speri di vedere in futuro? Spero in una società più inclusiva in cui tutti abbiano pari opportunità. È vitale per il progresso. E tu? Lezione 4. Prospettive generazionali. Arianna, hai sentito del rapporto secondo cui uno svedese di 60 anni ha corso più di un ventenne? Ha scatenato una bella conversazione. Sì, l'ho fatto. Il messaggio che i canadesi sono diventati pigri è piuttosto provocatorio. Qual è la tua opinione a riguardo? Penso che semplifichi eccessivamente una questione complessa. Le scelte e le priorità dello stile di vita variano tra le generazioni. Come vedi le differenze generazionali? Ogni generazione deve affrontare sfide uniche. I più giovani spesso si destreggiano tra molteplici responsabilità, che possono influenzare il loro stile di vita. Quali sfide pensi che incontrino le generazioni più anziane? Spesso si occupano di problemi di salute e si adattano alla tecnologia in rapida evoluzione. È un diverso tipo di pressione. Come possiamo colmare il divario tra le generazioni? Incoraggiare il dialogo e la comprensione può aiutare. Dovremmo condividere esperienze e imparare gli uni dagli altri. E le opportunità di tutoraggio? È un'ottima idea. Gli individui più anziani possono offrire spunti preziosi, mentre le generazioni più giovani possono portare nuove prospettive. Come vedi tutto questo nella tua comunità? Ho notato iniziative che promuovono attività intergenerazionali. Promuovono le connessioni e il rispetto reciproco. Cosa pensi che possiamo fare per sostenere questi sforzi? Possiamo fare volontariato o creare programmi che incoraggino la collaborazione. È essenziale costruire una comunità coesa che valorizzi tutte le generazioni. Lezione 5. Responsabilità del giardinaggio. Buongiorno Anna, d'estate ho anche scritto che avrei tagliato l'erba, saracchiato il giardino e innaffiato le piante. Ti piace il giardinaggio? Io faccio. Il giardinaggio può essere piuttosto terapeutico. È gratificante vedere il tuo duro lavoro ripagato con bellissime piante. Cosa ti piace di più? Apprezzo il legame con la natura. Prendersi cura delle piante dà un senso di realizzazione. Hai una pianta preferita che ti piace coltivare? Adoro coltivare erbe aromatiche come basilico e menta. Sono utili anche in cucina. E tu? Mi piace coltivare i pomodori. Non c'è niente come i prodotti fatti in casa. Come fai a mantenere rigoglioso il tuo giardino durante i mesi caldi? L'irrigazione e la pacciamatura regolari sono essenziali. Aiuta a trattenere l'umidità e protegge le piante. Hai affrontato qualche sfida nel tuo giardinaggio? Sì, avere a che fare con i parassiti può essere frustrante. Ho dovuto imparare metodi naturali per tenerli a bada. Quali strategie usi? Preferisco la piantagione consociata. Alcune piante possono scoraggiare i parassiti in modo naturale. È affascinante come la natura lavori insieme. Quali obiettivi di giardinaggio hai per questa stagione?
Voglio ampliare il mio orto e sperimentare nuove varietà. È emozionante provare qualcosa di diverso. Lezione 6. Delizie della colazione. Ehi Anna, non vedo l'ora di alzarmi adesso. Mia mamma mi prepara la colazione ed è sempre deliziosa. Sembra meraviglioso, John. Cosa mangi solitamente a colazione? Uova bacon, pane tostato e succo d'arancia. È una combinazione così classica. Qual è la tua colazione preferita? Adoro i pancake con frutta fresca e sciroppo d'acero. Sono così soffici e soddisfacenti. Ti piace anche preparare la colazione? Occasionalmente. Mi piace fare omeletti con vari ripieni. È divertente sperimentare. Cosa pensi che renda un'ottima colazione? Credo che un'ottima colazione debba essere equilibrata. Dovrebbe fornire energia per iniziare bene la giornata. Come ti senti dopo la colazione? Mi sento energico e pronto per affrontare la giornata. Dà davvero un tono positivo. Hai qualche tradizione della colazione nella tua famiglia? Sì, nei fine settimana organizziamo spesso un brunch in famiglia. È un modo adorabile per trascorrere del tempo insieme. E tu? Abbiamo la tradizione di provare nuove ricette ogni domenica. Mantiene le cose emozionanti. Quale nuova ricetta ti piacerebbe provare? Lezione 7. La promessa del lavoro. Ciao Anna, credo che manterremo la promessa dell'America nel 21 gradi secolo attraverso il nostro lavoro. Quali sono i tuoi pensieri? È un'affermazione convincente, John. Il lavoro è sempre stato una pietra miliare del progresso. Come pensi che possiamo raggiungere questo obiettivo? Investendo nell'istruzione e nella formazione possiamo consentire ai lavoratori di prosperare in un'economia in evoluzione. Che ruolo pensi che giochi la tecnologia in tutto questo? La tecnologia può aumentare la produttività, ma richiede anche che i lavoratori si adattino. Dobbiamo garantire che tutti abbiano accesso alle opportunità di apprendimento. Assolutamente. Colmare il divario digitale è essenziale. Come possiamo sostenere coloro che potrebbero avere difficoltà con questi cambiamenti? I programmi comunitari che offrono formazione e risorse possono essere molto efficaci. Si tratta di costruire una rete di supporto. Cos'altro pensi sia fondamentale per il successo? La collaborazione tra imprese e istituzioni educative può creare percorsi di crescita. È una situazione vantaggiosa per tutti. Sì, questa partnership può garantire che i programmi di studio siano in linea con le esigenze del settore. Cosa immagini per il futuro del lavoro? Immagino un luogo di lavoro che valorizzi la creatività e l'innovazione, promuovendo una cultura in cui tutti possano contribuire in modo significativo. Lezione 8. Prospettive di profitto. Ciao Anna, ho analizzato le nostre strategie attuali e credo che dobbiamo aumentare sostanzialmente i profitti. Ciao John, questo è un punto cruciale. Quali strategie ritieni possano essere efficaci a questo scopo? Una buona idea è esplorare nuovi mercati in cui non siamo ancora entrati. Assolutamente, espandere la nostra portata sul mercato potrebbe produrre rendimenti significativi. Quali mercati stai considerando? Sono particolarmente interessato alla fascia demografica degli esperti di tecnologia nelle economie emergenti. Sembra che abbiano un crescente appetito per i nostri prodotti. È un approccio intrigante. Pensi che dobbiamo adattare le nostre strategie di marketing per quei mercati? Sì, sicuramente.
Sarebbe essenziale adattare il nostro marketing affinché sia in sintonia con le culture locali. Sono d'accordo. La sensibilità culturale può migliorare enormemente la percezione del marchio. Come proponi di raccogliere informazioni su quelle culture? Potremmo condurre sondaggi o collaborare con influencer locali per ottenere approfondimenti autentici. Sembra promettente. Il coinvolgimento di esperti locali può fornire informazioni preziose. Qual è il nostro prossimo passo? Dovremmo programmare un incontro per fare ulteriore brainstorming e allocare risorse per la ricerca di mercato. Lezione 9. Discussioni sulla progettazione. Buongiorno Anna, stavo pensando al nostro prossimo progetto e agli elementi di design che dovremmo incorporare. Ciao John, è un argomento fantastico. Che stile preferisci per i disegni? Mi piacciono i design moderni e minimalisti, tendono a trasmettere chiarezza e raffinatezza. Condivido questo sentimento. Il minimalismo spesso consente al prodotto di brillare senza distrazioni inutili. Esattamente. Hai visto qualche tendenza recente nel design minimalista che potremmo adottare? Sì, incorporare materiali naturali e tonalità della terra sembra guadagnare popolarità. Ciò potrebbe aggiungere un tocco rinfrescante. Pensi che dovremmo considerare anche la funzionalità nei nostri progetti? Assolutamente. Un design non deve essere solo visivamente accattivante, ma anche pratico per l'utente. Giusto. Trovare il giusto equilibrio può migliorare significativamente l'esperienza dell'utente. A quali funzionalità daresti la priorità? Mi concentrerei sulla facilità d'uso e sulla durata. Sono cruciali per la soddisfazione del cliente. Ottimi punti, Anna. È fondamentale tenere presente l'utente finale durante tutto il processo di progettazione. Lezione 10. Conversazioni sulla salute. Ehi Anna, ho pensato a mantenermi in salute in questa stagione, soprattutto con il freddo in giro. Ciao John, questa è sicuramente una considerazione saggia. Ricordo di aver avuto un raffreddore la settimana scorsa. È stato terribile. Oh no, sicuramente non voglio prendermi un raffreddore. Cosa fare per evitare di ammalarsi? Di solito mi assicuro di lavarmi spesso le mani e di mantenere una dieta equilibrata. Queste sono pratiche eccellenti. Assumi anche vitamine o integratori. Sì, prendo vitamina C ogni giorno. Aiuta a rafforzare il mio sistema immunitario. È una buona idea. Potrei iniziare a farlo anch'io. E l'esercizio fisico? Anche l'esercizio fisico regolare è essenziale. Mantiene il tuo corpo forte e resistente alle malattie. Sono d'accordo. Forse dovremmo incoraggiarci a vicenda a mantenere una routine di allenamento coerente. Sembra un piano. La responsabilità può fare una differenza significativa nel nostro percorso verso la salute. Assolutamente. Impegniamoci e condividiamo regolarmente i nostri progressi. Lezione 11. Compiti scolastici e dinamiche sociali. Ehi Anna, stavo pensando a Natali e a come si sentiva all'idea di iniziare la nuova scuola. Ciao John, sì, ricordo che ha detto che sapeva che i compiti sarebbero stati difficili. Esattamente, ma nonostante ciò si sentiva bene con le persone che aveva incontrato. Non è interessante? Lo è davvero.
Costruire relazioni può spesso alleviare la pressione degli accademici stimolanti. Giusto. È come se avere un sistema di supporto rendesse il carico di lavoro meno intimidatorio. Decisamente. Ha menzionato qualche amico che ha conosciuto finora? Ha parlato di un gruppo di compagni di classe che sono davvero di supporto e incoraggiamento. È meraviglioso. Sembra che si aiutino a vicenda con compiti difficili. Sì, la collaborazione può essere un potente strumento di apprendimento. Hai mai sperimentato qualcosa di simile? Assolutamente. Nelle mie lezioni, formare gruppi di studio ha fatto un'enorme differenza nella comprensione del materiale. È un ottimo approccio. È affascinante come le interazioni sociali possano migliorare il rendimento scolastico. Di sicuro, è essenziale bilanciare il duro lavoro con il senso di comunità. Cosa ne pensi? Sono completamente d'accordo. L'esperienza di Natali dimostra che un ambiente positivo può portare a un maggiore successo. Lezione 12. Reperti di mobili. Buongiorno Anna, hai cercato offerte di mobili ultimamente? Ciao John. Sì, l'ho fatto. Spero di trovare degli ottimi affari per il mio nuovo appartamento. È emozionante. Fammi sapere se trovi qualche buona offerta anche sui mobili. Lo farò. Ne ho visti alcuni online, ma non sono sicuro della qualità. È sempre complicato. A volte le migliori offerte arrivano dai negozi locali dove è possibile ispezionare gli articoli. Vero! Inoltre, sostenere le imprese locali è gratificante. Hai trovato qualche buona fonte? Ho trovato un paio di negozi dell'usato che vendono pezzi unici a prezzi ragionevoli. Sembra promettente. I negozi dell'usato hanno spesso gemme nascoste. Hai intenzione di visitarli presto? Sì, ho intenzione di andarci questo fine settimana. Penso che sarà divertente andare a caccia di reperti vintage. Decisamente. Mi piacerebbe unirmi a te se vuoi un po' di compagnia. Sarebbe fantastico. Più sono, meglio è quando si tratta di acquistare mobili. Lezione 13. Discorsi di viaggio. Ciao Anna, hai pensato al nostro prossimo viaggio e all'alloggio? Ehi Giovanni? Sì, ho cercato hotel e resort. Ci sono alcune opzioni fantastiche. È fantastico sentirlo. Che tipo di servizi stai cercando? Spero in un posto con piscina e un facile accesso alla spiaggia. Sembra perfetto. Che ne dici dei trasporti per spostarti nella zona? Anche questo è cruciale. Stavo pensando di noleggiare un'auto per comodità, ma i trasporti pubblici potrebbero essere un'opzione. Noleggiare un'auto ci darebbe maggiore flessibilità per esplorare. Hai controllato i prezzi degli affitti? Non ancora, ma ho intenzione di farlo. Voglio trovare un buon affare che si adatti al nostro budget. Pensiero intelligente. È sempre meglio confrontare le opzioni prima di prendere una decisione. Concordato? Ti terrò aggiornato sui miei risultati. Questo viaggio sarà fantastico. Assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare e goderci un po' di relax insieme. Lezione 14. Ricordi del bambino.
Buongiorno Anna, hai mai pensato a quanto sono carini i bambini? Ehi John, assolutamente. Sono davvero adorabili. Guardo spesso le mie foto di quando ero piccola. Deve essere interessante. È difficile credere che anch'io una volta fossi così piccola. Infatti, no? Vedere quelle manine e quei piedini fa riaffiorare tanti ricordi. È affascinante quanto cambiamo nel corso degli anni. Hai una foto preferita del tuo bambino? Sì, ne ho uno in cui sorrido con un piccolo orsacchiotto. Mi fa sempre sorridere. Sembra prezioso. È incredibile come quei piccoli momenti possano evocare tanta felicità. Esattamente. È come un'istantanea di pura gioia. Hai qualche storia divertente della tua infanzia? Mi è stato detto che ridacchiavo in modo incontrollabile quando vedevo il mio riflesso nello specchio. È adorabile. I bambini hanno reazioni così innocenti al mondo che li circonda. Lo fanno davvero. È un promemoria di quanto possa essere pura e semplice la vita a quell'età. Lezione 15. Meraviglie architettoniche. Ciao Anna, recentemente sono venuto a conoscenza di un edificio completato nel 1914 che sembra un castello medievale. Ciao John, sembra intrigante. A quale edificio ti riferisci? Si chiama Castello di Neuschwanstein in Germania. Esteriormente sembra qualcosa uscito da una fiaba. Ne ho sentito parlare, ma per quanto riguarda l'interno, è così impressionante? Sorprendentemente sì. Gli interni sono stati progettati per essere molto confortevoli e lussuosi per l'epoca. È affascinante. È interessante il modo in cui combina l'estetica medievale con i comfort moderni. Assolutamente. Il contrasto lo rende unico. Hai mai visitato qualche castello? Ho visitato un castello in Scozia e aveva un fascino simile. La storia era palpabile. Sembra fantastico. Esplorare questi luoghi storici può essere una vera esperienza. Decisamente. È come tornare indietro nel tempo e immaginare la vita di allora. Esattamente. Mi piacerebbe vedere di persona il castello di Neuschwanstein un giorno. Lezione 16. Avventure nel frutteto. Ehi Anna, stavo ricordando quelle calde giornate estive che abbiamo trascorso nel frutteto. Ciao John, erano momenti meravigliosi. L'atmosfera era sempre così vibrante. Giusto. Si sentiva l'odore delle pesche e il ronzio delle api. È stato delizioso. Raccogliere i frutti sotto il sole sembrava un'avventura gioiosa. Ricordo come facevamo a gara per vedere chi riusciva a raccogliere più pesche. Sì, e poi con loro prepareremmo delle deliziose torte. Il gusto è stato indimenticabile. Un'esperienza così gratificante. È incredibile come quei semplici momenti creino ricordi duraturi. Infatti, c'è qualcosa di speciale nel connettersi con la natura in questo modo. Sono d'accordo. Quei giorni nel frutteto mi ricordano la bellezza dell'estate e dell'amicizia. Lo fanno davvero? Dovremmo programmare presto un'altra gita in un frutteto. Sembra un'ottima idea. Facciamolo accadere. Lezione 17.
Celebrazioni di Natale. Ehi Anna, hai intenzione di andare in chiesa questo Natale? Ciao John, sì, credo che sia importante celebrare la nascita di Gesù in modo significativo. Assolutamente. Il Natale è una festa religiosa così significativa. Come festeggi di solito? Frequento spesso la messa di mezzanotte con la mia famiglia e mi godo il clima di festa. Sembra adorabile. La musica e le decorazioni devono creare un'atmosfera così calda. Lo fanno davvero? È un bel momento per riflettere sulla fede e sulla comunità. Hai qualche tradizione? Sì, anche io e la mia famiglia andiamo in chiesa e dopo adoriamo cantare insieme i canti natalizi. Cantare i canti natalizi è una tradizione così deliziosa. Unisce tutti nella gioia. Decisamente. È un modo per diffondere felicità e condividere lo spirito del Natale. Sono completamente d'accordo. Inoltre, rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Esattamente. È commovente vedere tutti riuniti per festeggiare. Lezione 18. Consigli di viaggio. Buongiorno Anna, hai iniziato a pianificare il tuo viaggio in città. Ciao Giovanni, sì, voglio vedere le principali attrazioni e immergermi nell'atmosfera mentre sono lì. Sembra eccitante. Ci sono luoghi specifici nella tua lista di visite imperdibili. Voglio assolutamente dare un'occhiata al museo storico e al famoso parco. Grandi scelte. Quei luoghi sono conosciuti per la loro bellezza e cultura. Ho sentito che sono piuttosto popolari. Hai qualche consiglio? Suggerisco di visitare anche la galleria d'arte. Presenta mostre straordinarie. È una buona idea. Ne prenderò nota. Che ne dici del cibo locale? Provare la cucina locale è fondamentale. Cerca i mercati alimentari offrono una varietà di deliziose opzioni. Adoro esplorare i sapori locali. Mi assicurerò di includerlo nel mio itinerario. Perfetto. Sembra che farai un viaggio meraviglioso. Lezione 19. Strategie di acquisto. Ehi Anna, hai pensato a ricevere i biglietti di auguri quest'anno? Ciao Giovanni, sì, penso che inviare cartoline aggiunga un tocco personale ai nostri auguri. Sono d'accordo. Puoi acquistarne uno presso il minimarket vicino alla stazione degli autobus. È conveniente. Di solito hanno una buona selezione di design. Esattamente. Inoltre, è un ottimo modo per sostenere le imprese locali durante le festività natalizie. Decisamente. Mi piace scegliere le carte che riflettono lo spirito della stagione. È un approccio adorabile. Di solito scrivi un messaggio personale all'interno. Sì, credo che renda la carta più significativa. Dimostra che ci tieni. Assolutamente. Un messaggio sentito può illuminare la giornata di qualcuno. Lezione 20. Figure storiche. Ciao Anna, hai mai studiato la vita di Benjamin Franklin? E Giovanni? Sì, era una figura così influente nella letteratura, nella scienza e nella politica. Assolutamente. È affascinante che sia nato a Boston, una città ricca di storia.
è davvero? I suoi contributi alla rivoluzione americana furono significativi. Quale aspetto della sua vita ti interessa di più? E sono particolarmente incuriosito dai suoi esperimenti con l'elettricità. All'epoca erano rivoluzionari. Questo è un ottimo punto. Le sue invenzioni e scoperte gettarono le basi per la moderna scienza elettrica. Esattamente. E i suoi scritti, come l'almanacco del povero Richard, sono ancora ampiamente letti oggi. Sì, il suo ingegno e la sua saggezza risuonano anche nella società contemporanea. Hai una sua citazione preferita? Uno dei miei preferiti è: un investimento nella conoscenza paga sempre il miglior interesse. Questa è una citazione potente. Sottolinea il valore dell'istruzione. Cosa pensi del suo ruolo di diplomatico? Era eccezionale. La sua capacità di negoziare con la Francia fu cruciale per il successo dell'America. Lezione 21. Pianificazione del viaggio. Buongiorno Anna, mentre ti prepari per il viaggio hai pensato all'alloggio? Ciao Giovanni, sì, sto valutando se prenotare in anticipo o trovare qualcosa all'arrivo. Ha senso. Prenotare in anticipo può garantire tranquillità soprattutto durante l'alta stagione. Vero, ma a volte puoi trovare ottime offerte last minute se aspetti. Questo è un punto valido. Tuttavia potrebbe limitare le tue opzioni se il posto è affollato. Lo so, penso che cercherò un equilibrio tra prenotare alcune notti e lasciarne alcune aperte. Sembra una strategia intelligente. La flessibilità può migliorare l'esperienza di viaggio. Esattamente. Inoltre, consente avventure spontanee. Di solito prenoti in anticipo? Preferisco prenotare le prime notti in anticipo e poi esplorare da lì. Questo è un buon approccio. Ti dà un inizio confortevole pur consentendo l'esplorazione. Assolutamente. Credo che sia importante sentirsi sistemati all'arrivo. Lezione 22. Paure di volare. Ehi Anna, sono un po' nervoso all'idea di prendere l'aereo per il mio prossimo viaggio. Ciao John, posso capirlo. Sei nervoso per qualcosa di specifico? Sì, va, ho sentito che è sicuro e statisticamente è uno dei mezzi di trasporto più sicuri. È vero, il volo ha un tasso di incidenti molto basso rispetto ad altri metodi di viaggio. Esattamente. Continuo a ricordarmelo, ma la mia mente continua a correre. È naturale sentirsi ansiosi. Hai provato qualche tecnica per calmare i nervi? Ho preso in considerazione esercizi di respirazione profonda. Potrebbero aiutare durante il decollo e l'atterraggio. Possono essere molto efficaci. Anche ascoltare musica rilassante può essere utile. Ottima idea. Potrei creare una playlist per distrarmi durante il volo. Sembra un piano solido. Concentrarsi su qualcosa di piacevole può fare una grande differenza. Mi sento un po' meglio solo a parlarne. Grazie per l'incoraggiamento.